scatta mai più qua, diciamo. C'è questo semaforo che dura 35 minuti prima di scattare il verde per passare a piedi. Comunque sono le 4 meno 10 del pomeriggio, ovviamente non di notte, e fa un caldo citofenico. Orrido. Un caldo che in metà basta. Dicevamo quando vivevamo a Sharm, verde, via! Quando vivevamo a Sharm e uscivamo da casa staff a Sharm, più o meno c'era sto caldo. E però l'altro dettaglio anche, che anche se sei sulle strisce pedonali e anche se davanti c'è il semaforo verde che puoi camminare, comunque sia, occhio amici, occhio, perché qua a che ti stirano veramente un attimo. Buongiorno, comincia un altro giorno a Bangkok. Questo è il pianerottolo del nostro albergo, lusso. Non c'è l'ascensore, però c'è un bel montacarichi. Che è questo, solo per portare su le valigie. Quella di oggi sarà, dovrebbe essere almeno, l'ultima giornata intera che facciamo a Bangkok adesso, perché poi, come abbiamo già detto, probabilmente ci torneremo verso la fine del viaggio, prima di rientrare in Italia. Quindi vediamo un attimo oggi cosa comprende il programma. Siamo appena usciti dall'albergo. Che è lì, proprio sul canaletto. Ma ci puoi credere che abbiamo passato una notte tranquilla senza il casino dei vicini di stanza? Sì, per la prima volta, dopo qualche giorno che siamo qua finalmente. Le prime 2 notti sono state veramente abbastanza un incubello, perché avevamo dei vicini di stanza che facevano un casino pazzesco, con la televisione e con i programmi thailandesi a tutto volume tutta la notte. Siamo sempre nella Old Town di Bangkok, nonostante comunque per essere Old Town siamo in una parte abbastanza defilata, diciamo, un pochino più periferica. Però adesso, diciamo, a 10 minuti c'è già la destinazione che vogliamo andare a vedere stamattina, che è il Wat Saket, che sarebbe il tempio della montagna dorata. Mi hai studiato, Sere! Lo abbiamo già di fronte, Stanotte quindi si vede già quasi dall'albergo. Ha studiato e ha esordito vedere. con questo nome di quest'albergo così. Perché è facile, Wat Saket. Wat Saket, come WhatsApp, Allora, vediamo un attimo se riusciamo a inquadrarlo anche già da qua. Ed eccolo là, proprio di fronte a noi. Quindi la gita fuori porta non è molto fuori porta, stamattina. Vedete qua che belli addobbi intanto lungo questo canaletto. Nel frattempo sono le 9:30 di mattina e già si sentono questi odori di sdore thailandesi che cucinano a manetta. E qua abbiamo uno dei tanti canali putridi, abbastanzamente putridello. Questi cosa fanno con la barchetta? Pescano? Se pescano questi canali, tantissima roba. O pescano spazzatura? Secondo me hanno più le uniformi dei netturbini, più può che, darsi. più che dei pescatori. Vedere? Facciamoli vedere assolutamente. Sì, decisamente pescano spazzatura. Guarda, al volo proprio. E da notare praticamente a altezza d'uomo il passaggio di tutti i cavi che non sappiamo se sono elettrici o fibra ottica di internet. No, sai cosa ho letto? Che comunque tutti questi cavi, guarda anche questi, fai vedere. In generale qui in Thailandia, che tutti dicono i cavi che uno ci rimane folgorato, in realtà la metà dei cavi sono cavi di servizio, della quale il 50% sono già dismessi, che non sono solo di elettricità, ma sono di telefono, di internet, di TV, di queste cose. E un sacco di anni fa Bill Gates
Bill Gates sì, in Bill Thailandia. Gates si Ok. era lamentato cioè aveva fatto un battutone del tipo ma guarda questi con tutti questi cavi Ah. dell'energia che uno ci rimane folgorato. Gli avevano detto ignorante che non sei altro, la Pompa. metà sono cavi di servizio, non c'entra niente l'energia elettrica, e il governo thailandese aveva messo su un'opera diciamo di smantellamento che avrebbe dovuto togliere la metà di tutti i cavi che sono presenti. Mi posso immaginare se ne hanno tolta la metà prima di questa opera di smantellamento quanti ce n'erano. Esatto, siamo arrivati nel frattempo a un bel incrocio qua. Occhio che qua ci stirano, marciapiede bello stretto. Allora, saliamo sul marciapiede che ha una larghezza approssimativa di 25 cm, cioè due piedi uno accanto all'altro non ci stanno. Tu sai che qua è nata la Red Bull? A Bangkok è nata la Red Bull? Non ho neanche In vista io in Thailandia. giro. Perché praticamente la prima bibita più simile possibile alla Red Bull è nata qui, e quindi hanno preso spunto dalla bibita thailandese con qualche modifica per fare la Red Bull. Ok, notizia interessante, allora cercheremo la Red Bull originale thailandese. Non mi ricordo adesso come si chiama. Come al solito il traffico è di quelli impegnativi. Abbiamo dei pompieri qua, belli scrausi, dalla caserma dei pompieri. Caserma dei pompieri a Bangkok, una delle tante. Però guarda che belle gomme nuove, pulite, fiammanti, e c'ha questo Steia qua, Il famoso Steia. famosissimo. Guarda che ci sono i cosini per esprimere il desiderio. Paghi 20 baht, prendi uno di questi, ci scrivi col pennarello sopra e lo appendi dove vuoi. Forte! Ci abbiamo 20 baht. Sei la cassiera della famiglia, Cicci, oggi te, quindi devi controllare te se ce l'hai. A volte si dice. A volte si dice 20 baht. Tutti i prezzi di tutti i templi da gennaio sembrano essere aumentati a bombazza, tranne il Palazzo Reale, che sapevamo che era 500 baht l'entrata con il Buddha smeraldo, tutti i prezzi, cioè, da tutte le parti c'è scritto 50 baht, 20 baht, eccetera, eccetera, invece tutti aumentati. Questo 100 baht. Gli articoli che abbiamo visto in internet erano da 20 baht, poi da 50 e adesso 100. Tu. Io devo dirgli young woman. No. Thank you. 200. La Sere sì che è una professionista di gong, Speriamo che funzioni. Siamo quasi alla fine dei 344 gradini, per fortuna che sono abbastanza bassi, sottili, quindi non troppo faticosi.
per arrivare alla terrazza su in cima, dove c'è la stupa dorata e altre campane qui. Campane che nel buddismo ricordiamo essere per allontanare le divinità maligne e rilassare corpo e mente durante la meditazione. Ti senti più rilassato? Mi sento di un rilassato che metà basta. Bellissima vista su Bangkok. Il primo tempio dove arriviamo c'è scritto di non togliersi le scarpe, perlomeno in questo, mi sembra quasi tipo una reception. Una cosa particolare qua nei templi in Thailandia è che si possono acquistare delle scatole di offerte per i monaci. Qua dietro di me ci sono proprio delle scatole con prodotti sia alimentari che di prima necessità, come dentifrici, come saponi, oltre invece alle tele che servono per farsi appunto le loro tonache, i loro indumenti. Vediamo, c'è caffè, dentifricio, salviette per lavarsi, le loro stoffe particolari per il loro abbigliamento, alghe per farsi sushi e altri alimenti, e tutto questo può essere acquistato come offerta appunto per i monaci del tempio. Ne è valsa sicuramente la pena arrivare qui sul roof, quindi sulla pagoda più in alto, dove alle mie spalle vedete la stupa dorata, e pensare che questo dislivello da dove siamo partiti è di soli 80 metri lo fa però il punto più alto in assoluto di tutta la città di Bangkok. Ovviamente poi nella parte nuova ci sono comunque grattacieli che superano questa altezza, ma questo, diciamo, questa montagnetta è stata creata artificialmente, la fa uno dei punti più alti in assoluto. Questo tempio risale all'epoca di Rama I e inizialmente era usato perlomeno come crematorio pubblico, si trovava all'esterno delle mura della città. Con in sottofondo il canto della preghiera dei monaci, qua sulla Golden Mount vediamo alle nostre spalle i thailandesi che vengono qua, acquistano dei pacchetti con delle stoffe, dei tessuti di seta, ovviamente arancione che è il colore classico dei monaci thailandesi, fanno 1 o 2 giri intorno a quella che è considerata la pagoda principale, il tutto pregando al Buddha, dopodiché si fermano e lasciano la stessa stoffa su dei tavoli appositamente posizionati proprio in offerta al Buddha. E tra l'altro da qua in cima si vede anche la via del nostro albergo, perché siamo proprio vicinissimi e ovviamente, come avevamo detto, siamo esattamente nella via dove stanno facendo più lavori di ristrutturazione stradale in assoluto, che è quella con quelle costruzioni meccaniche gialle là e quel manifesto azzurro laggiù. Quindi abbiamo fatto veramente pochi passi per arrivare qui in cima.
vista superlativa di tutta la città. Questa parte nelle immediate vicinanze è tutta la parte della vecchia Bangkok, quindi il quartiere dove ci troviamo noi è esattamente nell'area urbana della vecchia Bangkok, mentre invece di fronte si trova tutta la zona nuova, di conseguenza tutti i vari grattacieli della Bangkok moderna che ancora non abbiamo attualmente visitato, se non che ci siamo passati ieri per andare a un mercatino poco distante. Come punto più alto di Bangkok in assoluto questo tempio di sake, questo Wat Sake, è anche il punto in cui avviene il famoso Festival della Lanterna a novembre, dove centinaia, migliaia di persone vengono qui in cima alla collina per lanciare le loro lanterne al cielo con i loro desideri all'interno, ovviamente. E come al solito, alle sere, il motto... Che non c'è casino. Ok, non c'è casino, no. Chi si ferma è perduto. Qua intanto c'è il Grand Prix dei motorini. Occhio, perché qua a che ti stirano veramente un attimo. Ah, e poi l'altra cosa clamorosa è che qui pisciano tutti per la strada. No dai, se lo sta scrollando. Puoi correre un po' meno che mi fa male il piede. Ah scusa, devo rallentare perché altrimenti la serie non regge il ritmo. Non regge il ritmo del DG. Lo sai da cos'è causata questa energia clamorosa? Dalla finta Red Bull. Ma sì, ma veramente! Ora poi la fai vedere. Mamma mia raga, allora oggi poi ve la faccio vedere, perché ho scoperto, me l'ha detto la Sere, che la Red Bull è stata inventata qui in Thailandia. No, è stata copiata. Attenzione, racconta la storia. La bibita con tutte le caratteristiche, inclusa etichetta molto simile alla Red Bull. Sono venuti qua, l'hanno assaggiata, non so poi in quale paese è stata prodotta, se in America, in Europa, non lo so. Hanno assaggiato la Red Bull di qua che sembra tipo uno sciroppo per la tosse, perché non è con aggiunta di anidride carbonica, è proprio uno sciroppo, una bevanda, ma al gusto così sembra uno sciroppo. Mi hanno detto, questa con l'aggiunta di un po' di gas ti potrebbe mettere le ali. Te ne dico un'altra, visto che oggi sono in vena. Ah, fermi. No, fermi, perché qua veramente stiamo cominciando a dare di matto. La Sere ce ne dice un'altra. Avanti. No, visto che siamo nella via Unicità, praticamente, che abbiamo visto in giro per il mondo, è capitato spesso di vedere le vie dedicate a un tipo di attività, no? Questa in particolare vende tutte le cose di culto per i buddisti, con sia accessori che oggettistica, insomma tutte cose inerenti al loro buddismo, in questo caso alla loro religione. Alla loro religione, in questo caso il buddismo Theravada. Il buddismo che? Il buddismo che si segue in questa zona, così come nei paesi limitrofi, è il buddismo Theravada. Ma dove vada? No, Theravada. Per quanto riguarda i monaci che si vedono in giro, che al momento non è che ne abbiamo visti tantissimi. Attraversando la strada, sfidando la morte qua nel centro di Bangkok. La tradizione thailandese dice che ogni famiglia thailandese con un figlio maschio si deve incaricare o ripromettere, di mandarlo in monastero per un tempo che può variare tantissimo. Può andare in monastero da un periodo che possono essere tipo le feste scolastiche durante l'estate. Quest'estate va in monastero. Invece che in colonia li mandano in monastero. Da giugno a settembre, quindi deve essere un tempo almeno di 3 mesi. Ok. Che si può estendere fino a 3 anni. Update. Aggiornamento. Siamo in coda. Aspetta, vediamo. Gina, scusa. Coda.
E ti volevo chiedere conferma se era la coda giusta. Siamo in coda teoricamente, chiedilo se vuoi. Sì, excuse me, ticket to Waterroom? Yes. Hai visto che la Gina... Ok, siamo in coda per prendere il ferry boat, la barca, Per l'isola di Elba. per attraversare il Chao Phraya, quindi il fiume qui che passa da Bangkok e collega la città da una parte all'altra. Quindi vogliamo andare a vedere un tempio che è il Wat Arun, si trova dall'altra parte del fiume, quindi c'è da prendere un'imbarcazione che ovviamente a quest'ora così di gente, Un po' più richiesta. perché diciamo la prerogativa di questo posto è essere molto bello al tramonto. Di andare più verso il Quindi tramonto sono quasi le quando cala il 5, sole. per di più il tempio chiude alle 6, Fra quindi le altre toccate cose. fuga una volta che si arriva lì. Sperando di arrivarci con la coda che c'è per fare biglietti. Non ho letto quanto costa il biglietto della barca, 15-20 baht. A meno che anche questo non sia aumentato come tutti gli altri Esatto. biglietti per entrate e cose varie qui. Mentre il biglietto del Wat Arun dovrebbe costare 100. Minimo sarà 200. Attraversiamo il fiume, si fa il biglietto al momento sono 5 baht. Uno, due. Ok. Saliti in barca per fare pochissimi metri, però d'altra parte o così o a nuoto sul Chao Phraya e il Wat Arun è già proprio di fronte a noi. E di notte si illumina tutto, quindi vediamo dopo il tramonto se tornando indietro, sì ci siamo, se tornando indietro magari lo vediamo già tutto illuminato e riusciamo anche a fare una mini crociera di quelle da un'ora, poi direttamente sul fiume al tramonto, dopo essere andati a visitare il tempio dall'interno. Come volevasi dimostrare, ci è andata di lusso. Dal primo di marzo anche Wat Arun aumenta il prezzo e lo raddoppia da 100 a 200 baht. In un secondo e mezzo di navigazione siamo già arrivati e già entrati nel giardino del tempio di Wat Arun, perché è proprio di fianco al molo del traghetto. Ci hanno anche dato Carini. una bottiglietta d'acqua Incluso nel prezzo, con tanto di personalizzata col etichetta. logo. Ingresso 100 baht, come stava dicendo Ale. Ci è andata di lusso, veramente. Non lasciamo qua i biglietti. E mai come in questo tempio veramente notiamo un sacco di ragazze in costumi di gala, diciamo, spettacoli elegantissimi che si fanno le foto, probabilmente aspettando anche il momento clou del tramonto, ma veramente un sacco sia di ragazze ma di ragazze elegantissime con i loro costumi tipici selfie, come se non ci fosse un domani. Questo, il Wat Arun, è considerato uno dei templi più importanti in assoluto, dove la pranga centrale, cioè l'edificio centrale, la torre centrale per chiamarla così, ha un'altezza di circa 83-86 metri. 86 metri, quindi veramente altissima, e avete visto che è tutto rivestito di questa specie di mosaico, piccole maioliche, tutte colorate sul cemento bianco, che la fanno apparire sia all'alba che al tramonto uno spettacolo, ed è soprannominata però il Tempio dell'Alba. Questa è una località, una zona di Bangkok che è conosciuta come Thon Buri, Un quartiere molto popolare. che dopo la caduta del regno Ayutthaya nel 1767 era stata nominata la capitale del regno. In questo posto, proprio nel Wat Arun, che all'epoca aveva un altro nome che mi sembra fosse Wat Chang, era custodito il Buddha Smeraldo fino al 1785, quello che abbiamo visto Il Palazzo Reale, nel Palazzo Reale. che abbiamo visto col canocchiale in quanto piccolissimo. Beh sì,
Il Wat Arung è classificato tempio di prima classe a livello appunto del regno thailandese dei templi. Pensavo dicesse a livello di Instagram. Ma a parte quello, ma hai visto che invece ci sono delle ragazze che arrivano con dei fotografi o fotografe professioniste? Di scena. No, veramente siamo circondati da tutti questi ragazzi, e poi anche i ragazzi che sono elegantissimi anche loro nei costumi tradizionali thailandesi, fanno di quelle pose veramente, cioè, pazzesche. Ultimi minuti prima del tramonto ufficiale, Prima del tramonto, che è alle 18.09. 18.09 il tramonto. Andiamo. Via! È un tuk-tuk nightclub. Via, sgomma, in penna, forza Gino, in penna. Tra l'altro questo non è uno dei peggiori, ma alcuni fanno di quei rumori che sembra altro che a bar. Sono molto più smarmittati. Sulla sinistra. Ok. E vai, ce l'abbiamo fatta. Sì, Ok. Yes. Bagacin. Thich Samai, ristorante molto conosciuto qua a Bangkok, ovviamente non è street food, leggermente più pettinato, ma neanche più di troppo. Proviamo l'ebbrezza di un ristorantino come si deve qui a Bangkok. Domani ci cambiamo di location, ci spostiamo verso Ayutthaya. Ci hanno portato le bacchette e Con queste germogli di soia. Quello lì che sembra un mega carciofone. Sì, e delle specie di erbettine non ben identificate. Avevamo ordinato un tè, guarda che beverone che ci è arrivato, a parte che sembra latte e carota, tanto è arancio, e non era chai latte quello che abbiamo ordinato, faccio io da cavia. Come ordinare una cosa e te ne arriva una completamente diversa di quella che stai Una aspettando. bulaccata di ghiaccio. C'ha un gusto sicuramente di latte e non di tè. Non lo so, sono rimasta. Ma siamo sicuri che ci abbiano portato quello che abbiamo ordinato? Però non è male, Ok. Ha gusto di latte e non di tè, però non è male. Arrivato anche l'antipasto. Spring rolls misti. Di gambero, di pollo e vegetariano. Dai, fai la prova del gatto. Ah, non abbiamo fatto cin. Ah, attenzione. Buono. Vero che cioè, non è cattivo. È latte e tè. Latte e tè. Latte e tè. Più latte che tè, però latte e tè. Questi senza bacchette. Sì, gamberi, tieni, c'è la salsina qui, chiaramente. Ah, brucissima. Sarà d'agrodolce. E Bonappe? Te veramente hai perso tutte le buone abitudini. Bonappe. E come sempre in Thailandia, i tovaglioli. Questi sconosciuti. Ah no, sì, ci sono, è vero, wow, ci sono. Quindi questi qua sono gli spring roll vegetariani. Praticamente questo qui è un omelette sottilissimo, ve l'ho fatto vedere prima in cucina mentre lo stavano facendo nel wok, è sottilissimo con dentro i noodles e praticamente gli ingredienti sono alla fine gli stessi. I noodles sono buonissimi, sono veramente una cosa, un burro. Ma devono essere gli stessi. Sì, sono gli stessi.
What is your name? Mi chiamo Justin. Justin. Sì, Bravo. Quanti anni hai? 21. Where and how did you learn Italian? Okay, so actually I learned from here because we have many people from the Italian every single day here. Ok. I mean, like since I work here about a year, I found many people from Italian, not even Milan or from Torino, from Finland, from the Venice, from every part of the Italy coming here, and they helped me and they taught me how to speak Italian word. Okay. That's why I speak just a little bit Italian. Do you mind if we put this video on YouTube? Don't worry about that. Sure, you Okay. can. Would you like to say Ciao Italia? Yes, ciao Italian. But welcome here. The best pad thai is molto buono. Molto buono. Samai, ristorante Tip Samai, approvato. Mamma mia, provatissimo. Vero? E poi dulcis in fondo, veramente il cameriere, il top dei top. Justin troppo carino, La veramente. persona più carina che abbiamo trovato da quando siamo qui adesso. Super forte, veramente. Addirittura alla fine ci ha regalato anche 2 adesivi del ristorante. Come una cosa, sai, proprio solo per pochi inti. Esatto, solo per persone Abbiamo VIP. speso poco più di 14 euro, quasi 15 euro. E 6,5 € a persona. Iscrivetevi al canale se non volete perdervi le future avventure di Alessandro in Thailandia, perché ce ne saranno veramente di toppissime. E poi quando torniamo dalla Thailandia andiamo in Australia, andiamo alle Tonga, alle Samoa, Col cingone. tutto col Cingon, tutto. Gli mettiamo 3 motori Yamaha fuori bordo da 300 Va cavalli bene, dietro dai, e via. dai, falla corta. Lasciate un like, mettete Un commento, lasciate un commento, qualsiasi commentate. cosa. Basta che ci fate capire che ci siete. Ciao! Ciao!